Siamo accanto alla bara di una persona amata. Ripercorriamo col pensiero la sua vita, le sue lotte, quel che ha sofferto e quel che ha voluto. Una voce terribile ci colpisce fin nel profondo del cuore. Che cos'è la vita? Che cos'è la morte? Tutto questo è solo un sogno disordinato? Oppure vita e morte hanno un senso? Tutto inizia nell'ombra. L'introduzione è tutta su un pedale di dominante. Questo gli conferisce un senso di precarietà, di instabilità. È la condizione umana, pervasa da questi selvaggi slanci verso l'alto, che salgono e ricadono. È qualcosa di pesante che cerca di fuggire da questo limbo di oscurità, ma non ci riesce e continua a girare su se stesso e si agita nell'ombra. Emerge una prima area tematica, tragica, che di nuovo anela verso l'alto e ricade nella polvere. E che culmina infine in un'imperiosa marcia funebre, piena d'amarezza. È il 1888 e Mahler è un giovane direttore d'orchestra. Si sta faticosamente costruendo una carriera al teatro dell'Opera di Budapest. Ma un giorno arriva la notizia della morte del padre e pochi mesi dopo muore la madre e una sorella. Mahler rimane come unico tutore di 4 fratelli minori, tra cui il giovane amato Otto, che vuol seguire le orme del fratello maggiore e inizia a studiare composizione al conservatorio. Mahler comincia a essere ossessionato dalla morte. Completa un poema sinfonico intitolato Totenfeier, la celebrazione della morte, che anni dopo diventerà il primo movimento della seconda sinfonia che state ascoltando. Inizia così un percorso compositivo, una ricerca esistenziale che solo 7 anni dopo giungerà alla compiutezza di una sinfonia in 5 movimenti. Tutto il primo movimento è il drammatico scontro tra 2 temi che continuano ad alternarsi senza che ci sia un reale sviluppo. È un continuo slanciarsi verso il cielo e ricadere nella polvere. Il secondo tema emerge improvvisamente come un'epifania. È sereno, sognante. È una scala che si snoda verso il paradiso e spalanca le braccia verso la luce. Un'isola di pace, ma su cui si staglia ancora l'ombra del primo tema, che sentiamo risuonare nel basso e che lentamente riprende il sopravvento. Si cade di nuovo nell'oscurità, stavolta punteggiata da sardonici accenni di trombone che suonano come versi di scherno. E l'uomo ripiomba nell'insensatezza e rimane a piangere da solo nel buio. Mahler stava dirigendo una prova al teatro di Amburgo quando arrivò la notizia. La motivazione del gesto del fratello Otto rimane tutt'oggi sconosciuta. C'è chi parla di una questione di cuore, ma nella tasca di Otto sarà ritrovata una ciocca di capelli della madre.
Sta di fatto che Otto Mahler si sparò la testa con un revolver il 6 febbraio 1895 a Vienna. Un nuovo lutto, uno dei tanti che costelleranno la lunga gestazione della seconda sinfonia. Il compositore cerca rifugio nella natura. Si era fatto costruire una capanna a Steinbach, nell'Alta Austria, vicino al lago. Qui passava le sue giornate a comporre e nelle pause nuotava nell'acqua cristallina del lago. In lontananza, come avvolto dalla nebbia del destino, riemerge il sereno secondo tema, la scala verso il cielo. Stavolta è come distante, sacrale, come una promessa lontana di pace e serenità, ma è una via che l'uomo ancora non è in grado di seguire. L'uomo cerca di ribellarsi al suo destino con una serie di accordi dissonanti, sincopati, instabili, che sfociano in altri accordi instabili. E così l'uomo procede di dolore in dolore e ripiomba sempre nella sua condizione esistenziale di perenne incertezza. È il 1891 e nell'ambiente musicale di Amburgo c'è una sola star, Hans von Bülow. Viene definito il papa della musica tedesca. È stato il direttore della prima assoluta del Tristano Isotta. È il direttore che ha lanciato le sinfonie di Brahms, che ha scoperto Strauss e che stima Mahler, ma solo come direttore. Così Mahler gli chiede un parere sul suo Totenfeier. I due si incontrano e il compositore suona il pianoforte la sua sinfonia al vecchio papa della musica tedesca, ma Bülow si copre le orecchie con le mani e pronuncia la famosa frase: «Caro Mahler, se questa è musica, io non capisco più niente di musica». In confronto alla sua partitura, Wagner suona come Haydn. L'ultimo movimento, il quinto, della Resurrezione, inizia con il tema ascendente del primo, la scala verso il cielo. È un continuo tendere le braccia verso il paradiso. E dal cielo, come un soffio divino, discende un frullo d'ali, come un messaggio misterioso che si perde nell'oscurità. Qualcosa si lamenta nel buio. Un lamento che cresce e diventa sempre più accorato e di nuovo si ricade nel grave. È un'aspirazione continuamente frustrata. Ma questa volta accade qualcosa di diverso. La cellula melodica del diesire, il tema gregoriano della morte, ricorre ovunque in questo quinto movimento, ma trasfigurata. La morte diventa qualcos'altro. E per un attimo intravediamo qualcosa, una grande luce, luminosi spazi sterminati. Un frullo d'ali dei violini, ali angeliche.
e lo sfolgorio abbacinante degli astri celesti. Ma non è ancora il nostro momento. Mahler non sa ancora come concludere la sua sinfonia. Gli viene in aiuto Hans von Bülow. Morendo. I suoi funerali saranno grandiosi. Tutte le più grandi personalità musicali saranno presenti nella piccola chiesa di San Michele. È lì che Mahler avrà l'illuminazione. Dal coro proveniva una musica angelica, cantata da voci bianche. Il testo era di un poeta del Settecento, Klopstock, e diceva: risorgerai, sì, risorgerai. Di nuovo sarai seme del rifiorire. Mahler ne rimane folgorato, torna a casa e completa l'ultimo movimento, un grande inno alla resurrezione. Potete vederci la resurrezione del cristianesimo, a cui verrà costretto a convertirsi per lavorare a Vienna, o la resurrezione delle sue origini ebraiche, per cui dovrà lasciare l'Europa e trasferirsi a New York qualche anno dopo. O potete anche vederci l'eterno ritorno panteistico del suo amato Nietzsche, a cui dedicherà la terza sinfonia. Quello che conta è questo finale straordinario che lo farà assurgere istantaneamente all'Olimpo dei grandi compositori. Prima ascoltiamo un coro sommesso che ripete le parole dell'Ode di Klopstock. Risorgerai, non invano hai vissuto, non invano hai sofferto. E poi riascoltiamo il tema dell'ascensione, ma stavolta nulla più lo trattiene a terra e spicca il volo verso la luce. Ciò che è stato deve passare, ciò che è passato deve risorgere. Smetti di tremare, preparati a vivere. L'eterna clessidra dell'esistenza viene capovolta nuovamente e tu con essa, piccolo granello di polvere.